Questo non è esattamente il tipo di piatto che vuoi mangiare davanti a una crew di 20 persone e a una telecamera, specialmente per Vogue. Però ci proviamo. Poi questo è perfetto, questo è al dente, come un italiano vero. Ciao Vogue, sono Vittoria Ceretti e oggi vi porterò con me in un pranzo un po' speciale dove risponderemo ad alcuni dei vostri DMs. Pronti? Let's do it. Grazie. È veramente buono. Perfetto. Allora, hai sempre desiderato diventare una modella? La risposta a questa domanda è molto semplice. No. Non è una cosa che desideravo, mi aspettavo, che pensavo fosse reale. Sono cresciuta in un paese piccolino e sembrava una cosa troppo distante dalla mia realtà, quindi no, è stato completamente inaspettato. Quale sarebbe stata la tua carriera se non fossi mai diventata una modella? Mi sarei sempre vista o come una dentista o come una psicologa, perché comunque ho studiato scienze umane, era una materia che mi piaceva. Se chiedi a me il mio parere o un consiglio, non ti dirò mai quello che vuoi sentirti dire, ma ti dirò quello che penso sia il miglior consiglio che posso darti e la verità. Quindi sì, mi sarei vista forse più come una psicologa che una dentista, ma l'idea di essere dentista la sento stranamente più interessante in questo momento della mia vita. Non lo so, mi piacciono le cose piccole, mi piacciono i dettagli, mi piacciono i sorrisi, è la prima cosa che noto in una persona, quindi mi affascina. Strano, mi affascina, Grazie. Carino, ci ho messo i fiorellini. Sentiamo, sono un'esperta di gazpacho. Se c'è troppo cetriolo non mi piace. Complimenti allo chef. Speriamo di non averlo sui denti. Allora, fai guascia. Questa domanda mi fa ridere perché il tempismo è perfetto. È una cosa che ho appena introdotto nella mia routine e sto cominciando a farlo tutti i giorni perché non ho scoperto, lo so da tempo, di avere un sopracciglio più basso dell'altro. E quando sono truccata cerco di alzare e mi è stato detto che cercando di fare gouache e stimolare questo muscolo che sta proprio qua potrebbe aiutare e quindi sto cominciando a farlo, ma è una cosa super nuova, quindi non fidatevi dei risultati adesso, ne riparliamo tra un mese e vi farò sapere. Il tuo segreto di bellezza definitivo? Non ne ho uno in particolare, ma una regola che trovo che sia stata una costante nella mia vita, che penso arrivi tanto da mia mamma, e è less is more. Meno trucco, meno capello, cose semplici. Tanto alla fine quel che conta è una bellezza interna, no? Cliché, ma vero! E quindi sì, penso sia quello. 3 cose che faccio la mattina. Allora, prima cosa che faccio, mi lavo i denti. Bevo un bicchiere d'acqua intero, prendo le mie vitamine, le mie cose, se cavolate, e poi faccio un bel cleansing esfoliante e poi mi metto le mie creme, mi faccio il mio gua sha adesso. Cose semplici, chi ha voglia di fare tutti i giorni una routine di 10 passaggi? Nessuno, è infattibile, puoi farlo per 3 giorni quando sei in vacanza, ma poi basta. Quest'anno in vacanza posti nuovi, credo andrò in Danimarca dove non sono mai stata. C'è in programma di andare in Portogallo e poi Sicilia dove già sono stata, ma voglio visitare zone nuove. E poi vabbè, vediamo, sicuramente passerò a Ibiza, mio fratello vive lì, quindi andrò a trovarlo e vediamo, cominciamo così. Grazie. Pacchero, il mio preferito. Io sono per le paste corte. Allora, già ci sto litigando. Proviamo così. Wow, sono appena tornata da Capri, quindi ovviamente il pacchero a Capri c'era. L'ho mangiato, buonissimo, ma non stufa mai. Certe persone cucinano perché trovano che li rilassi. A me non rilassa, a me stressa da morire. Quando cucino per me stessa non ho la pressione di dover stupire i miei ospiti, quindi sento meno pressione e mi diverto un po' di più. Però in generale cucinare mi stressa, non so perché, non riesco a far sì che sia una cosa che mi rilassi, che mi diverte fare, quindi vengo sempre al ristorante. Allora, se ti trovassi davanti a te stessa 14 anni prima del casting di Elite, cosa ti diresti? Se mi trovassi quel giorno in quel centro commerciale fuori Milano con 500 altre ragazze bellissime, più grandi di me, io avevo 14 anni, stupende, tacchi, capelli, vestiti, erano tutte bellissime, delle modelle tutte già, quindi io e mia mamma ce ne siamo quasi andate via, non pensavamo fosse un posto per noi e quindi mi direi
non andare da nessuna parte, stai qua, aspetta il tuo turno e vedi che succede, perché la tua vita sta per cambiare. Grazie. No, c'è il cetriolo. Ecco, il cetriolo è una cosa che mi terrorizza, non so perché. C'è tipo i gatti che li lanciano il cetriolo e saltano e scappano dall'altra parte. Io sono uguale al cetriolo. Facciamo finta di averlo tolto. Non si passa mai il sale di mano in mano. Lo devi sempre appoggiare prima di darlo all'altra persona. Questo video è per Vogue Italia, quindi mi auguro che voi italiani siate d'accordo con me. Se non lo siete, fatemelo sapere. Leggerò nei commenti se è una cosa che mi sono inventata io. Non sono un tipo superstizioso, ma ci sono alcune cose che secondo me sono infattibili. Tipo questa del sale. Trovo che sia una follia. Come anche aprire un ombrello al chiuso e passare sotto le scale. Questo non si può proprio fare. Poi il resto, oddio, vabbè, anche il gatto nero. Il gatto nero no. Chi è il tuo artista preferito? Al momento, perché continua a cambiare, è in costante cambiamento, dipende da come sto, dove sono, con chi sono, come mi sento quella mattina quando mi sono svegliata, ma in questo momento l'artista preferito è Lorde, che mi piace tantissimo e sono contenta che avremo una Lorde Summer e I can't wait. Di quale parte d'Italia sei? Io sono di Brescia, una piccola città molto molto bella. Sono cresciuta lì fino a 14 anni, poi mi sono trasferita a New York, poi sono tornata a Milano per un paio d'anni e ho fatto il giro del mondo. Poi sono stata in provincia di Brescia, dove anche adesso ho una casa in campagna e basta, insomma, ovunque. Grazie. Pazzesco. D'estate poi. La tua canzone preferita di sempre? Sto ascoltando un sacco We Are The People degli Empire of the Sun in loop. Credo in macchina oggi l'ho ascoltato 7 volte, non mi stufa, la canto a squarciagola da sola in macchina. Mi piace troppo, non so perché. Mi mette in buon umore. Di buon umore. So più parlare italiano. Cosa diresti alla Vittoria adolescente oggi? Direi a Vittoria adolescente che le cose non andranno sempre come te l'aspetti, ma che va bene così, che tutto si metterà al suo posto e di non stressarsi troppo, che a volte ho passato periodi a crearmi degli stress mentali inesistenti che poi si risolvevano in un batter d'occhio, che guardando indietro ad oggi erano cavolate, sempre, quasi sempre. Qual è il consiglio migliore che ti abbiano mai dato? Questo è un consiglio abbastanza recente ed è di non prendere troppo le cose sul serio, che a volte vale la pena farsi una risata anche quando non te la senti o quando ti sembra una cosa troppo seria. Non lo sarà, non è seria, cambierà idea, la vedrai da un punto di vista diverso e goditi il momento e ridi. Non prenderti troppo sul serio, insomma. Un po' di leggerezza e positività. Come direbbe mia nonna. Vaniglia? Vaniglia. Grazie. Buona anche la frutta. C'è qualcosa che cambieresti nella tua vita? No. Niente. Sono arrivata in un momento della mia vita dove sono troppo contenta, molto soddisfatta, non vorrei cambiare assolutamente niente, come se i pianeti si fossero allineati esattamente dove dovevano allinearsi e tutto sta succedendo, quello che ho sempre voluto, quindi no, non cambierei proprio niente. Gelato è tutto l'anno. Quando sono qua a casa in Italia, credo lo mangio tutte le sere, dopo cena. Mi fa troppo stare bene, poi d'estate. Qual è il tuo cibo preferito? Veramente il gelato. Non so se posso considerarlo cibo, credo di sì, ma è quello che più spesso mi ritrovo a pensarci quanto vorrei un gelato, come lo vorrei, perché puoi prenderlo di tutti i gusti, frutta, crema, va bene di giorno, va bene la sera, va bene d'estate, va bene anche d'inverno, anche quelli confezionati, mi ricordano quando ero piccola, l'estate, i cornetti. E qua probabilmente verrei insultata da un italiano, perché non sono una da caffè ultimamente, ma da ginseng. Quindi questo è un ginseng in tazza grande. Qual è la pazzia più grande mai fatta? Cerco sempre di portarmi
al limite cercare di fare cose di cui ho paura. Io sono leggermente claustrofobica, quindi per me l'idea di fare scuba diving per me era terrorizzante, e invece l'ho fatto 1 anno e mezzo fa, mi sono praticamente obbligata a farlo, a lanciarmi, e mi è piaciuto da morire. Poi ho preso il brevetto, quindi ho fatto un sacco di immersioni e sono andata in un posto che si chiama Solomon Islands e ho fatto una delle esperienze più belle della mia vita, ed è stata una cosa che mai mi sarei potuta aspettare di riuscire e avere il coraggio di fare, e adesso ho la passione, sono impazzita, adesso non vedo l'ora di fare un altro viaggio. Lo sto organizzando, non so dove sarà, ma ci sto pensando, è sulla mia to-do list. Quando sei fuori dall'Italia, cos'è la cosa che mi manca di più? I miei amici, la mia famiglia, il mio cane. Ok, l'ordine onesto è il mio cane, i miei amici e poi la mia famiglia. No, amici e famiglia impari. Questo è quello che mi manca. E dopo la bellezza di 7 portate con voi, spero di aver risposto a tutte le vostre curiosità e vi mando un bacio e un abbraccio. Grazie, ciao Vogue.